Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa splendida copertina per bimbo, però si può fare di tutti i colori possibili, e la realizzeremo a punto lindo. È un meraviglioso punto con effetto 3D e di una morbidezza spettacolare. Io l'ho realizzata perché, se tutto va bene, ridivento zia e quindi ho voluto condividere con voi il lavoro che ho fatto appunto per il mio nipotino. Prima di presentarvi il materiale e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì cercherò comunque di anticipare con post e storie ciò che poi andrò a portare qui sul canale e poi avremo modo, come abbiamo fatto finora, di interagire con le vostre foto che mi inviate e le richieste che mi fate. Io piano piano cerco comunque di realizzarle. Inoltre vi volevo dire che nelle info del video troverete un link PayPal per le donazioni. Questo l'ho inserito per migliorare il mio canale. Poi se voi sempre avete piacere diciamo ad aiutarmi a migliorare appunto questo servizio, tutto quel che riguarda il mio canale, se mi scrivete il nome o il nick nella donazione, io poi vi ringrazierò pubblicamente nei video successivi. Detto questo, andiamo alla presentazione dei materiali. Per questo progetto utilizzerò il Chuck Batik della Tessiland di colore azzurro sfumato. È un filato che io ho utilizzato in altre varianti di colori per altri progetti e mi piace tantissimo. È una composizione di 100% acrilico, pesa 100 grammi e l'uncinetto consigliato è il numero 4. Infatti questo progetto lo realizzerò appunto con l'uncinetto numero 4. Poi avremo bisogno un paio di forbici e 1 metro per prendere le misure. Questa è la lavorazione della copertina che sto facendo e vi assicuro con questo punto è morbidissima, oltre che il colore esteso, quindi questa sfumatura estesa è veramente bella. E ora insieme faremo un campioncino del punto, quindi andremo a realizzare il punto lindo, che è un punto utilizzatissimo soprattutto per le copertine e per le cosine da neonato, anche perché ha una morbidezza anche particolare, perché ha un effetto 3D, come vedete ha un effetto rialzato, quindi è veramente un punto molto bello. Quindi prendiamo la lana e faremo un campione con il multiplo del punto e vi farò vedere appunto la lavorazione. Prendiamo l'uncinetto. Allora, questa lavorazione si sviluppa in un multiplo di 4, quindi dobbiamo realizzare una catenella che sia divisibile per 4. Nel caso mio, quindi questo che ho realizzato, io ho fatto una catenella di 112 catenelle, quindi divisibili per 4, e poi ho aggiunto una catenella per voltare il lavoro, quindi iniziare il primo giro. Noi in questo caso faremo un campione, sviluppiamo un campione di 24 catenelle. Facciamo il primo cappietto che non stringiamo. Allora, all'inizio della copertina, come di tutte le lavorazioni che comunque non devono stringere, il consiglio è o utilizzare un uncinetto più grande, quindi un 4,5, 5, per fare le catenelle iniziali e poi riprendere il numero 4 per la lavorazione, oppure fare come sto facendo io e come ho fatto appunto per la copertina. Fare delle catenelle larghe significa
non stringere la catenella, quindi effettuare delle catenelle larghe, guardate, e dare quindi un'ampiezza in più nella parte proprio di sotto. Quindi realizziamo 24 catenelle, in questo caso per il campione. Ripeto che nella copertina originale ne ho fatti 112 per la misura di 60 centimetri, perché dobbiamo ancora fare tutto il bordino. Quindi realizziamo le catenelle fatte belle larghe, quindi le lavorate con molta, senza stringerli, quindi proprio lavorate larghe, e così iniziamo subito la lavorazione. Fatte le nostre 24 catenelle, ne aggiungiamo una, prendiamo il filo sull'uncinetto, questa è quella aggiunta, contiamo 1 2 3 4, nella quinta catenella entriamo e facciamo 3 maglie alte nello stesso punto. Così contiamo 1 2 3 e nella quarta entriamo con l'uncinetto e facciamo una maglia bassa, così. Continuiamo con 1 2 3 catenelle, entriamo sempre nello stesso punto e facciamo 3 maglie alte, quindi 3 catenelle e 3 maglie alte nello stesso punto. Contiamo 1 2 3, nel quarto entriamo e facciamo una maglia bassa, così, e continuiamo così fino alla fine. 3 catenelle, entriamo nello stesso punto, facciamo 3 maglie alte, contiamo 3 punti di base, 1 2 3, e nel quarto entriamo con maglia bassa e facciamo entriamo, scusate, e facciamo una maglia bassa, e continuiamo così fino alla fine. Arrivati qui alla fine, saltiamo 1 2 3, andiamo nell'ultimo punto, entriamo con maglia bassa e facciamo le ultime 3 catenelle e 3 maglie alte sempre nello stesso punto. Quindi, a parte questo primo giro, ora vi accorgerete che dal secondo giro in poi tutto poi è sistematico, quindi non dovrete più contare nessun punto. E questo è il primo giro sviluppato del punto. Ci rialziamo con 3 catenelle, 1 2 e 3, voltiamo il lavoro. Qui abbiamo le nostre 3 maglie alte, ci agganciamo alla terza maglia alta, quella vicina alle catenelle, e quindi la prendiamo di sotto, facciamo un punto basso, quindi la prendiamo a rilievo, facciamo 3 catenelle, punto filo sull'uncinetto ed entriamo nelle 3 catenelle che abbiamo fatto. Entriamo qui dentro e facciamo 3 maglie alte, 1 2 e 3. Qui abbiamo le 3 maglie alte, quindi facciamo 1 2 3. Nella terza entriamo con l'uncinetto sotto la maglia senza prendere filo, perché dobbiamo fare la maglia bassa. Eseguiamo la maglia bassa, 3 catenelle,
filo sull'uncinetto. Qui abbiamo le 3 catenelle che abbiamo fatto nel giro precedente. Dentro queste 3 catenelle lavoreremo le nostre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, così. Continuiamo, prendiamo la terza maglia alta, la prendiamo nella parte, entriamo da una parte, usciamo dall'altra, prendiamo il filo e facciamo la maglia bassa, 3 catenelle, entriamo nelle 3 catenelle sottostanti e facciamo 3 maglie alte. E continuiamo così fino alla fine. Ne facciamo un altro insieme. Prendiamo la terza maglia alta, passiamo di sotto con l'uncinetto, prendiamo il filo, lo facciamo passare quindi con maglia bassa, 3 catenelle, prendiamo le 3 catenelle sempre che ci sono qui di sotto lavorate e ci lavoriamo 3 maglie alte, 2 e 3, e questo è il secondo giro del punto. Arrivati qui alla fine, nell'ultimo modulo, prendiamo sempre l'ultima maglia alta, facciamo la maglia bassa a rilievo, 3 catenelle ed entriamo nell'ultimissime 3 catenelle che ci ritroviamo e facciamo le 3 maglie alte. Qui abbiamo terminato il giro, quindi ci rialziamo con 3 catenelle, voltiamo il lavoro e rifacciamo esattamente la stessa cosa. Qua ci ritroviamo con 1, 2, 3 maglie alte, entriamo nell'ultima, sempre nella parte sotto, prendiamo il filo, maglia bassa, 3 catenelle e 3 maglie alte lavorate nelle 3 catenelle precedenti. Quindi vi risulterà un lavoro veloce e facile. Sembra complicato, però vi assicuro che quando già arrivate al secondo giro vi verrà tutto sistematico a fare. Quindi continuate così e potete fare tranquillamente larghezza e lunghezza desiderata, tenendo conto comunque delle catenelle iniziali e soprattutto, mi raccomando, facendo le catenelle iniziali belle larghe, perché non vi tirerà il lavoro e vi risulterà morbido. Potete fare le catenelle larghe oppure, come vi ho detto, utilizzare per la prima riga di catenelle un uncinetto più grande. Mi raccomando, questo è importante perché poi se vi tira il lavoro nella parte sotto è un pochino antipatico, invece deve essere molto morbido. Quindi si continua la lavorazione così, da una parte e dall'altra è sempre uguale. Arrivati alla fine la lavorazione è sempre uguale, quindi arrivati qui alla fine vi ritroverete a lavorare le ultime 3 maglie alte in queste 3 catenelle, fate 3 catenelle di rialzo, girate il lavoro e farete sempre la stessa cosa. Quindi un punto molto molto semplice. In questo caso io mi sono portata avanti e quindi ho fatto la mia copertina realizzandola 60 cm di larghezza e 80 cm di lunghezza, perché ancora devo tenere conto del bordino. Quindi ho preso prima le misure, quindi non le prendo qui insieme a voi. Il risultato del punto è questo, quindi ora possiamo fare insieme il bordino della copertina. Tenete conto che per questa grandezza, quindi 60 x 80,
Questo è quello che mi rimane del terzo gomitolo, quindi sono 300 grammi, dico ancora non consumati, quindi è anche ha una resa abbastanza buona la lana utilizzata. Quindi io sono arrivata a questo punto e iniziamo a fare il primo giro di bordino. Quindi io sono arrivata nella parte laterale, una qualsiasi parte vale l'altra perché poi è tutto uguale sia da una parte che dall'altra. Qui mi ritrovo in prossimità dell'angolo perché ho lavorato il mio ultimo punto, quindi inizio comunque sia a fare 3 catenelle, filo sull'uncinetto, rientro nello stesso punto dove ho concluso le mie 3 maglie alte facendo una maglia alta, così continuo con 3 catenelle e mi aggancio alle primissime 3 catenelle che mi ritrovo. L'angolo poi verrà fatto, la copertina riprendendola per queste misure che vi ho appena detto, quindi 60 x 80, questo è il residuo del terzo gomitolo, quindi 300 grammi ancora non consumati, quindi questa lana ha anche una buonissima resa. Riprendo l'ultimo punto che ho fatto e mi unisco a quello là della riga laterale con 3 catenelle, quindi diciamo che unisco le due parti e mi unisco direttamente dentro il primo anelletto con una maglia bassa, così. Da qui in poi inizio a lavorare 3 catenelle, vado nelle 3 catenelle successive, entro con maglia bassa e faccio appunto una maglia bassa nelle 3 catenelle. 1 2 3, mi inserisco con l'uncinetto nello spazio ed eseguo una maglia bassa, così. 3 catenelle, mi inserisco sempre in questo spazio e faccio la maglia bassa, quindi vengono questi fori. Continuo così, 3 maglie basse, mi inserisco cioè in tutti gli spazi sottostanti, quindi 3 catenelle e unisco tutti i moduli fatti fino ad arrivare all'angolo che faremo insieme e vedremo appunto come fare. Arrivati in prossimità dell'angolo, entriamo nell'angolo, abbiamo fatto le 3 catenelle con maglia bassa, facciamo 3 catenelle anche qui nell'angolo, richiudiamo nello stesso foro con maglia bassa, quindi abbiamo ottenuto comunque un piccolo archetto nell'angolo, 3 catenelle, filo sull'uncinetto e fra i due gruppi entriamo con mezza maglia alta. Ora vi spiego anche perché faccio questo tipo di lavoro, perché qui siamo arrivati nell'unica parte, quella là proprio dove abbiamo iniziato, quindi come vedete rispetto alla parte laterale non ha degli archetti visibili, però è la parte dove abbiamo iniziato con le catenelle. Ora qui noi daremo lo stesso effetto della parte laterale, lavorando 3 catenelle e fra i gruppetti, quindi come vedete in questo caso fra i gruppetti lavoreremo una mezza maglia alta e daremo l'effetto che abbiamo nella parte laterale. Questo lo faremo solo ed esclusivamente per la parte sottostante.
proprio perché dobbiamo, dobbiamo garantire lo stesso tipo di lavorazione, mentre nella parte laterale e nella parte anche di sopra la lavorazione sarà sempre 3 catenelle e maglia bassa negli archetti. Quindi questo lo faremo solo per la parte di sotto, quella che noi praticamente abbiamo, dove abbiamo iniziato la copertina. Infatti, se ci fate caso, si formeranno questi archetti come si sono formati da questa parte. Questo ci darà anche modo di mettere un nastrino alla fine, un nastrino per la copertina, quindi verranno comunque coperti dal nastrino. Continuiamo così. Nell'angolo lavoreremo sempre come abbiamo fatto qua, le 3 maglie basse e le 3 catenelle chiuse con la maglia bassa, quindi faremo maglia bassa, 3 catenelle e maglia bassa nell'angolo. Nella parte laterale lavoreremo 3 catenelle e la maglia bassa fra gli archetti in tutta la parte laterale e anche nella parte di sopra. Quindi ci rivedremo quando arriveremo all'inizio della lavorazione. Quindi mi raccomando, ricordatevi solo che è solo la parte sottostante dove stiamo facendo, a posto della maglia bassa, la mezza maglia alta. Arrivati qui, nell'ultimo gruppetto che abbiamo in prossimità dell'inizio del giro, facciamo le ultime 3 catenelle, entriamo nell'ultimo punto alto del gruppetto facendo una maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassa nello stesso punto. Quindi abbiamo formato l'ultimo archetto dell'angolo. Entriamo con maglia bassissima all'interno delle 3 catenelle iniziali. Quindi abbiamo concluso e siamo pronti a fare il secondo giro. Da questo punto prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo direttamente nell'archetto successivo facendo 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, due catenelle, poi di nuovo 2 maglie alte, 1 e 2 sempre nello stesso archetto, una catenella e 2 maglie alte. Quindi l'archetto che abbiamo appena fatto, abbiamo fatto 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E questo è il nostro archetto finale. Entriamo nel foro successivo con maglia bassa e da qui ricominciamo nell'altro, quindi alterniamo un sì e un no, ricominciamo l'altro archetto, sempre fatto di 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 2 catenelle, di nuovo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte. E facciamo così per l'intera circonferenza, quindi l'intero perimetro della nostra copertina, facendo questi archetti. Andiamo nell'archetto successivo e ci chiudiamo con maglia bassa, filo sull'uncinetto e lavoriamo l'archetto seguente, quindi facendo sempre lo stesso tipo di lavoro: 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte,
2 catenelle e di nuovo 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, facciamo questo fino ad arrivare al primo angolo, dopodiché faremo l'angolo insieme e proseguiremo insieme. Arrivati in prossimità del primo angolo, in questo caso io sono arrivata lavorando quest'archetto, mi sono agganciata a questo foro e mi rimane un foro prima dell'angolo, non è stato calcolato, quindi voi potete anche ritrovarvi a lavorare, magari facciamo un esempio, questo arco e qui vi rimane solo un foro, quindi vi agganciate con maglia bassa. Io in questo caso mi aggancio di nuovo con maglia bassa all'interno del foro precedente e comincio a lavorarmi l'angolo, quindi mi faccio 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, sono a termine di filo, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte. Praticamente qui dobbiamo lavorare a posto di 5 gruppetti di 2 maglie alte, ne dobbiamo lavorare a posto di 4 gruppetti 5 gruppetti. Quindi abbiamo fatto il primo separato da una maglia alta, abbiamo fatto il secondo da una catenella, scusate, il secondo, il terzo, stiamo facendo il quarto, una catenella e rientriamo e facciamo il quinto, quindi altre 2 maglie alte. In totale sono 10 maglie alte. Entriamo nel primo foro con maglia bassa, entriamo nel secondo con maglia bassa, perché tutto quello che facciamo da questa parte dobbiamo rifarlo da questa, e da qui nel foro successivo riprendiamo a fare la stessa cosa che abbiamo fatto nel primo lato della copertina. Quindi riprendiamo con 2 maglie alte, una catenella, 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, una catenella e 2 maglie alte, quello che abbiamo fatto nella prima parte. Al solito ci agganciamo al foro successivo e ricominciamo a lavorare quello seguente. Quindi questo è quello che poi ci ritroviamo, ve lo voglio fare vedere qui, quello che abbiamo lavorato finora. Come vedete gli archetti non si arricciano, quindi sono anche molto compatti nella lavorazione, e continueremo a lavorare da tutte le parti, facendo sempre questa lavorazione nell'angolo. Qui è la parte che ho lavorato per farvela vedere un pochino, e qui in questi fori è dove inseriremo il nastrino per rendere ancora più bellina la copertina, quindi poi verrà inserito in questi fori. Quindi continueremo a lavorare, ci lavoreremo l'angolo come abbiamo lavorato questo, e
i laterali come la lavorazione degli archetti normali e ci rivedremo arrivati alla fine. Terminato l'ultimo archetto, possiamo tagliare il filo, lo facciamo passare all'interno del cappietto e poi col l'ago lo passeremo fra le maglie e la copertina è terminata. Come vedete è un punto bellissimo a vista, molto utilizzato per fare appunto copertine e tutto ciò che riguarda i bimbi, perché è un punto molto morbido. Abbiamo fatto diciamo un orlo, un merlettino semplicissimo fatto appunto di 2 sole righe, e quindi ci ritroviamo adesso a dover sistemare e inserire nella copertina il nostro nastrino. Io utilizzerò questo, quindi lo passerò fra i buchetti della parte, in tutte le parti laterali e pure nell'angolo, e inserirò negli angoli questi fiocchetti, quindi così, che copriranno tutto l'angolo. Quindi ne inserirò uno per angolo, quindi 4, e prima passerò tutto il nastrino di raso e la copertina è terminata. Qui ho appena passato tutto il nastrino, quindi la copertina è terminata. Ho inserito anche i fiocchetti proprio all'angolo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, lasciatemi un mi piace al video e condividetelo. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.